Pasticceria 800. Ho visto le foto. Non so se gli 800 sono gli euro che paghi o è solo il nome. Dalle foto è tutto lussuoso. Però vabbè, ci Posto che non fa per noi. Andiamo a bere un caffè, ci mangiamo un pasticcino per la dieta. Io in base al menù prenderò solo il coperto probabilmente. Guardo gli altri. Guardo gli altri mangiare il gelato. Guardate che carrellata. Questi sì che sono dolcini buoni. Cannolini. Spettacolo. Ora vediamo cosa prendere da sbranarci. Ecco, io prenderei uno di tutto perché devo provare tutto. Sono arrivati i dolcini e il caffè, però io ero in una chiamata, Jessica anziché farveli vedere se li è sbranati. È rimasto mezza zeppola mia, si sta già mangiando l'altro senza neanche farvelo vedere, poi dice che è a dieta. E lì c'è rimasto il cannolino e la tartina di frutta. Quello di Christian cosa aveva? Non lo so, l'altra mezza zeppola? No, era vuoto, io non ho mangiato niente. Ah, ok. Vabbè, questi sono i dolcini. Ragazzi, i dolcini molto buoni. L'unica pecca è il cannolo siciliano. Dovrei insegnarli a dirgli che va fatto con la ricotta e non con la panna e una spuntatina di ricotta. Però... Guarda che bello sto murales. Che carino, faglielo vedere. Ma io sto parlando di cose serie, dei dolci che vanno fatti come si deve. Fagli vedere i nostri follower, che bello. I follower. Ma Le che foto, bello. me le fai lì vicino a noi? Carino, Ma sì, dai che c'è. Ha fatto bene comunque, Cioè, calcolando che io non so se lo fanno a pennello o con le bombolette. No, con le bombolette va. Cioè, bello, Fatta a mano. Mazza, complimenti. Sì, dai, vicino, ma... Sì. L'habitat naturale di Jessica, i supermercati. Supermercato S lunga. Su 5 euro la cassa, meloni, 5 euro la cassa, meloni. Un melone 5 euro, 2 meloni 10 euro, 3 meloni 12 euro. Schifezze comprate, vero Jessica? Patatine. Le patatine le comprate te, non io. Olive, stracchino, mais per Pippo. Guarda io cosa ho comprato. Insalatina, profumino, le coste. No, questo ho comprato. Quelle per Pippo. Ho comprato questo e ho comprato questi perché mi sono rotta di continuare a lavare 200 tazzine al giorno. Perché siccome io offro caffè a chiunque, Jessica si è rotta le scatole che lava le tazzine di continuo, allora ha deciso di prendere i bicchierini così almeno non deve lavarle ogni volta. Mario, solo tu puoi venire a comprare in questi posti, dal lusso, da ricchi. Ma è da VIP, Da venire. ricchi. Noi non ce lo possiamo permettere. Questo mi sa che è la prima e l'ultima volta che vengo. S lunga, noi andiamo all'S corta, non l'S lunga. Io vado all'Ins e all'Idel. Eurospin, MD. Eurospin, MD. Ancora borsa di contanti. E là c'è l'MD, Sì, era giusto per vedere se c'era qualcosa di marca, diciamo. Però. In offerta, 30 euro di offerta. 30 euro, non abbiamo comprato niente. Sembra di entrare all'Ipercoppa Savona, uguale. La COP. La COP sei tu, com'è la pubblicità? Sì. Siamo tornati alla base, abbiamo posato la spesa. Ora io e Jessica stiamo andando in una officina, no è officina, in un ufficio di pratiche auto. Chiediamo così a titolo informativo imbastire la situazione. quanto costa rimatricolare casa su 4 ruote qua in Italia. Più che altro perché in Spagna è ogni anno la revisione, qua sarebbe ogni 2. Un po' tante cose, comunque c'hai un po' più elasticità che la Spagna. Ora vediamo cosa ci dicono. Allora, siamo tornati alla base. Abbiamo chiesto info lì all'agenzia. Diciamo cos'era, dai 400 ai 600. Sì, più o meno oscilla dai 400 ai 600. Bisogna vedere se serve un documento che si chiama il COC o se con quello che abbiamo spagnolo si riesce senza problemi. Niente, ora valuteremo, ci farà sapere bene delle cifre più esatte, se appunto servono questo documento, e poi sta nella decisione se vogliamo cambiarle o meno. Nel mentre abbiamo preparato cena, stasera ceniamo un Sono le 8. pelo più presto del solito, perché Jessica Non stava non stava più a cosa fare. Ha fatto un toast a me,
delle olive, le coste, Cena. bresaola. C'è da È un finire- aperitivo lungo. Da C'è da finire la mortazza, le mozzarelle, mozzarelle. Cuciniamo mozzarella, Mia tua sorella, sorella. tutto quello che finisce con ella. Ah, è venuto qua perché ha visto le mozzarelle. Oh, amore, il mio Guarda, bambino guarda, con ci la sono le mozzarellina. Come fa gattino? Come fa il gattino, amore? Come fa il gattino? Non sei Se capace. abbiamo ancora fame, ci facciamo a Pippo nel forno. No, amore. Come fa il gattino? Pippo? Buon appetito. No, da bere. Pippotto si è messo qui sul trespolo della mia mano. Il Christian si mangia un nodino di mozzarella. Jessica limona col pappagallo. Siamo messi bene in casa su quattro ruote. Il pappagallo che fa il gatto. Pappagallo che fa il gatto. Come fa il gattino, amore? Come fa il gattino, amore? Ah, cosa prende Christian? Cosa prende? Besito. Come fa il gattino? No, il gattino. Come fa il gattino? Come fa il cagnolino? Come fa il cagnolino? Come fa il cagnolino? No, il cagnolino. Come fa il cagnolino? Bravo, bravo. amore! Buongiorno a tutti. Oggi inizia col caffettino. Siamo dall'officina. Aspettiamo che apre. Io inizio già a aprire il motore, inizio a smontare già un po' di pezzi. Così mi porto avanti, non perché voglio sconti o cose varie, solo per portarmi avanti con i tempi e non stare qua a tempi biblici. Cugno. Perché dovevo aspettare il sensore che in teoria arriva nella prima mattinata. Quindi se io mi porto avanti a smontare cose, appena arriva, pac, si cambia e si rimonta. E sperando, incrociando le dita del Signore, si parte. Jessica non ha dormito tutta la notte, dice, ma non è vero, perché sentiva rumori e cose strane. Pippo fa il gattino, Pippo fa il cagnolino, Pippo rifà il gattino. Oh, miau! Meno male che c'è lui che ci fa un po' di show. La Bernissa è già uscita, ha già mangiato, ha già fatto tutto, però cambia niente, la vedete sempre uguale. E iniziamo una nuova giornata. Iniziamo a smontare qualcosa. Praticamente questo è il motore del nostro camper. Qua sotto c'è la pompa ad alta pressione. Devo togliere EGR, collettori di aspirazioni, perché là sotto c'è il sensore che rompe le scatole. Iniziamo a smontare qualcosa. Primo pezzo fuori, valvole EGR. Ora tappiamo tutti i buchi che non entra sporcizia e smontiamo i collettori di aspirazione. Secondo corpo estraneo lo stiamo per espellere dal camper, che sono i collettori di aspirazione. Eccoli qua. Non è facile lavorare con una mano a tenervi la telecamera e con l'altra farvi vedere il pezzo. Eccolo qua. Questo è il collettore di aspirazione di plastica. C'è un po' di sporco. Ora vediamo di pulirli un pochettino, già che ce li abbiamo in mano. E più che altro non capisco perché trafili un po', uno un po' umido e gli altri no. Ora vediamo cosa c'è là sotto. Allora, io avevate visto dove ero arrivato, avevo tolto i collettori e le GR. Il meccanico, il pompista, perché sono due cose diverse, ha tolto l'incriminato. L'incriminato è questo. Speriamo in bene che per colpa di questo risolviamo ora il problema. Ora vado a chiedergli, perché stavo parlando col signore qua a fianco, se a occhio si vede qualcosa, ma non credo. Si vedono dei puntini di sporco. Vediamo cosa ci dice. Speriamo, incrociate le dita, ragazzi. Punto della situazione, è arrivato il sensore, il signore l'ha cambiato, che ha fatto vedere qual era l'incriminato. Io ora mi sono dato una pulita grossolana al collettore di aspirazione che aveva un po' di incrostazioni interne.
Ora sto pulendo tutte le varie guarnizioni e pian pianino iniziamo il rimontaggio, così perlomeno quello che è stato smontato si rimonta pulito. Magari non serve a niente perché poi si rincrosta tutto, ma sicuramente togliere un po' di sporco male non fa. Come sta procedendo? Sono nella fase del rimontaggio, come ho detto prima ho pulito bene tutto già che c'ero prima di rimontare. Vabbè, già che uno smonta. Serve non serve, però già che era in mano non sono quei 10 minuti a pulire. L'unica pecca che essendoci tutti i residui d'olio ti immerdi che devi buttare via poi i vestiti e tutto perché... Sì, perché abbiamo già macchiato il pavimento del camper. Però se può servire a migliorare un po' le, tra virgolette chiamiamole prestazioni, abbiamo fatto anche questo, abbiamo ripulito tutti i condotti e ora andiamo avanti. Allora, abbiamo mangiato. Adesso Jessichina sta lavando i piatti, Angelo si sta facendo la doccia e niente. Era per aggiornarmi un po'. Ok ragazzi, siamo in marcia, abbiamo mangiato, mi sono fatto la doccia e tutto, abbiamo salutato i signori. L'officina è questa, se vi trovate da questi paraggi come pompista lo raccomandiamo. Ora noi abbiamo migliorato il problema, abbiamo tolto il problema che c'era a livello iniezione, però abbiamo il problema sul volano e ora dobbiamo cercare anche quella situazione lì, di risolvere quella situa. Ora ci mettiamo in marcia, che dobbiamo andare da un'officina a chiedere per i ricambi tempi, costi e via dicendo. Siamo arrivati in un paesino direi molto morto. Molto remoto e stiamo cercando un meccanico, giusto? Sì, ci hanno consigliato che è bravo alla fossa per il camper, vediamo. Ora Vediamo se lo troviamo. 2 km circa e siamo arrivati. 1,6 km. 1,5. Niente ragazzuoli, allora il meccanico questo non ci ha dato belle notizie. Nel senso noi pensavamo che era un problema di volano, frizione, quelle cose lì, e lui ci ha detto no, qua il problema è il cambio, non è il volano, quindi devi cambiare il cambio. Cioè abbiamo le palle piene. Quindi ora, visto che devo andare in direzione Verona, sono per strada direzione Bergamo, che c'è un meccanico che fa rettifica, tutte queste cose qua. Sentiamo la terza campana cosa dice, se è uguale alla prima, alla seconda, o se tira fuori una terza cosa. Ed questo secondo meccanico, che è un ragazzo rumeno, e sinceramente mi ha dato a impatto molta fiducia. Sono i classici meccanici di una volta, a orecchio. Niente ragazzi, li avevamo lasciati col meccanico, poi alla fine siamo andati... Scusate se siamo un po' demoralizzati, ma ci sta cadendo il mondo addosso. Sì, cioè più che caderti il mondo addosso è che non trovi un senso alla situazione e non capisci, diciamola così. Il fatto sta che siamo andati ora da quest'altro meccanico, anche lui a orecchio subito ci ha dato conferma che è il cuscinetto del cambio. Va bene, non è un problema, bisogna fare il cambio nuovo, non è un problema. Beh, non è un problema, parliamone, perché sono soldi comunque. Diciamo sì, il problema grosso è che comunque sono tanti soldi, ma nel senso... si è capito il danno. Si è capito il danno, ok. Il problema è che dando una spulciata su internet così sembra già impossibile trovare un cambio. Che in più il meccanico secondo mi ha detto che quei cambi lì non si possono aprire ed revisionare, o meglio è molto difficile, rischi di fare ancora più danni, quindi è meglio trovarne uno o usato di demolizione ma non mi fido, o uno nuovo di pacca da poter, cioè il nuovo di pacca revisionato, garantito, ecco. Nel mentre abbiamo deciso di portare Christian in una pista di monopattino. La prima che siamo andati era chiusa, ora siamo in un'altra pista, chiusa anche questa, c'è il cancello. E magari c'è un altro ingresso? Dalla parte di là. Si entrava da là, mi sa. Abbiamo trovato l'ingresso per il parco.
Christian è contento anche lui. Ci sono quelle 2 rampette là, andiamo a vedere com'è. E si sfoga un po' anche lui. Anche lui, si sfoga solo lui perché noi... sì, esatto. Guardo com'è e poi mi vado a rilassare. No, non c'è nessuno, quindi Guarda, puoi andare a a fare... meno che non ti chiudono dentro il parco. e scavalca. Alla fine abbiamo fatto il giro col parcheggio perché lì eravamo, diciamo, in contromano e c'erano i paletti dei 2 metri e mai arrivavano altre macchine e diventava difficoltoso uscire. Quindi abbiamo visto a piedi che facendo il giro c'era un altro parcheggio. Christian è lì dentro, non si vede perché c'è la montagnetta, però fa il giro del parco e viene qua da noi. Almeno qua è tranquillo, è più largo, non c'è nessuno. Ora sistemiamo un po' di cose, perché ora è caduta anche la sabbietta di Pippo che era sul tavolo, tutto per terra. Boh, e poi prepariamo cena. Siamo arrivati all'ora della cena. Alla fine è rientrato ora Christian, che è stato lì al parco. Nel mentre è passata ora anche la polizia locale e gli abbiamo chiesto se non diamo fastidio qua, che noi abbiamo approfittato per lasciare il ragazzo qui sullo skatepark. Ora stavamo cenando e le abbiamo detto se possiamo passare la notte, che poi domani mattina ce ne andiamo. Ha detto no, non c'è nessun problema. Quindi alle volte un piccolo gesto, essere educati, probabilmente dà indietro questo, ecco. Stasera a cena ha fatto Jessica 2 uova fritte, Christian si è scaldato, gli ha scaldato la carne, l'arrosticino, è lì con le cuffie che fa il disc-jockey. E noi abbiamo le uova fritte, un pezzo di pane, le olive, lo stracchino. Di fame non moriamo neanche stasera, vero? No, ma figurati se qua dentro si muore di fame. Siamo un po' demoralizzati per sta cosa del cambio, però è inutile starci a pensare sopra. Ora si cerca la soluzione, si riparerà anche questa, tanto indietro non si può tornare, ormai il danno ce l'ha, bisogna solo risolverlo il prima possibile, prima che generi altri danni, e va bene così. Buona cena a tutti.